Ciao, io sono Roby Rocks e benvenuti in questo video. Oggi vi voglio presentare il mio preset che ho realizzato per i sistemi Fractal. Per questo video utilizzerò la mia Axe FX3 che potete vedere qui dietro. Con questo preset ho realizzato un'accurata riproduzione dei miei moduli Rockman che vedete qui. Questo preset è una riproduzione nel dettaglio di ogni singolo modulo, a partire dal Rockman Sustainer, il Distortion Generator, l'Instrument EQ, lo Stereo Chorus Delay e naturalmente anche lo Stereo Echo. Utilizzando 5 impulse response che ho personalmente realizzato proprio per replicare al meglio questo sistema analogico, sono riuscito a replicare tutti quanti i parametri più importanti che troviamo on board. Ora con questo video vi spiego come utilizzare al meglio questo preset. Innanzitutto diamo un occhio alle scene. Le scene sono 7 e le prime 4 vanno a richiamare i 4 canali presenti nel Rockman Sustainer. Dunque il canale Clean 2, il canale Clean, il canale Edge, e il canale Dist. Le restanti scene 5, 6 e 7 vanno invece ad attivare il Distortion Generator e nello specifico i 3 livelli di Distortion Harmonics, quindi Distortion Harmonics livello Low, Distortion Generator livello Medium, e Distortion Generator livello Heavy. Queste sono le 7 scene con i principali 7 suoni. Ora vi mostro come andare a modificare il nostro suono proprio come se avessimo sotto mano i rack, quelli veri. Dunque, partendo dal Rockman Sustainer, la prima cosa che possiamo modificare è il preamp gain. In questo caso, in Fractal, agiamo sul blocco Volume Pan 1, dove abbiamo i canali A, B, C e D che corrispondono ai 4 livelli di gain, dove B è il livello 0, ossia il livello di default. Dopodiché passiamo all'unità di compressione, dove nell'originale possiamo scegliere tra 0, 8, 15 e 21. In questo caso ci basta scegliere il blocco compressor 1 e scegliere tra A, B, C e D, dove C è il valore di default. Per quanto riguarda invece il noise gate, in questo caso utilizzando Fractal ho deciso di mantenere il gate nell'input 1, poiché il noise gate di Fractal è molto efficiente e non era necessario replicarlo altrimenti. Passiamo poi al cuore del Rockman Sustainer, ossia la selezione dei canali, ossia quello che abbiamo visto un attimo fa nelle scene. Ebbene, qui bisogna agire nel blocco Amp, dove abbiamo A che sarebbe il canale Clean 2, B che sarebbe il canale Clean, C il canale Edge e D il canale Distortion. Attenzione però, perché ogni canale
ha il suo rispettivo impulse response. Dunque, se selezioniamo il canale A sul blocco AMP1, dovremmo selezionare anche il canale A sul blocco Cabinet 1. Se per esempio scelgo il canale C, ovvero Edge, sul blocco AMP1, dovrò selezionare anche il canale C sul blocco Cabinet 1. Ed è proprio questo il motivo perché ho deciso di utilizzare le scene in modo tale che gli abbinamenti tra AMP e CAB sono comunque già realizzati utilizzando le scene. Un altro controllo che sono riuscito a replicare è il controllo Gain Boost, che è un guadagno in ingresso che va ad influenzare solamente i canali Edge e Dist. In Fractal sono riuscito a replicarlo con il controllo Filter. Mi posiziono dunque sul canale Edge e faccio una prova attivandolo. Vado sul canale Dist . Come avete visto, il filtro cambia in base al canale scelto, perché è proprio così che si comporta il Gain Boost anche sull'originale. Dunque, per questo motivo vi consiglio di non modificarlo e di lasciarlo abbinato alle scene, così come ho fatto. Ho replicato poi il controllo Phase Notcher, che non è altro che una sorta di simulazione della parziale cancellazione di fase che avveniva microfonando il cabinet con 2 o più microfoni, donando così un voicing leggermente diverso. In Fractal lo possiamo attivare o disattivare semplicemente con il blocco Parametric EQ1. I controlli di equalizzazione, che qui vengono chiamati treble boost, e di volume posti alla fine del sustainer non li ho replicati perché in Fractal possiamo semplicemente agire sul controllo high cut del cabinet e sul controllo level. Passiamo dunque al secondo modulo, ovvero al Distortion Generator, che naturalmente non viene mai utilizzato insieme al sustainer, poiché normalmente o si usa uno o si usa l'altro. Dunque in Fractal utilizzo la scena numero 5 per disattivare il sustainer e attivare il Distortion Generator. Dunque, il primo parametro che troviamo su questo modulo è il parametro sustain, ossia il compressore, che ugualmente a quello visto prima nel sustainer ci permette di scegliere il livello. Dunque possiamo passare da A, B, C e D, dove C è il livello di default. Il controllo di Distortion Harmonics Low, Medium, Heavy viene invece simulato andando a selezionare i canali A per low, B per medium, C per heavy del blocco AMP2. In questo caso, e solo in questo caso, non è necessario modificare il blocco cabinet, poiché l'impulse response a cui fanno riferimento questi 3 canali è sempre lo stesso. Dunque posso permettermi di cambiare canale A, B, C e D senza preoccuparmi del blocco cabinet, che rimane invariato. Il Distortion Generator presenta un equalizzatore a 3 bande posizionato prima dell'unità di distorsione, e qui in Fractal sono riuscito a replicarlo con questo blocco Graphic EQ
a 3 bande. Nel primo canale A tutti quanti i controlli sono flat, ossia equivalgono alla posizione di default presente nel distortion generator, mentre sul canale B abbiamo i parametri alla loro massima estensione, mentre in C i parametri alla loro minima estensione. Vi consiglio di utilizzare il canale D per le vostre regolazioni personali. Anche nel Distortion Generator troviamo il parametro Phase Notcher, che si comporta con un carattere leggermente diverso da quello presente nel Sustainer, e in Fractal lo possiamo attivare e disattivare agendo sul blocco Parametric EQ2. Anche in questo caso i controlli di treble boost, ossia di equalizzazione, e di volume li possiamo replicare molto facilmente andando ad agire sul high cut e sul livello del blocco cabinet. Passiamo ora al terzo modulo collegato in cascata, ossia al Rockman Instrument Equalizer. Questo è un comunissimo equalizzatore grafico con ben 12 bande che ho replicato nel mondo Fractal utilizzando un Graphic EQ. In questo caso il massimo che ci mette a disposizione Fractal è un equalizzatore da 10 bande. Qui in questi canali A, B, C e D ho semplicemente fatto le mie regolazioni più comuni, quelle che uso più spesso, quindi sentitevi liberi di regolare questo equalizzatore come più vi piace. Veniamo ora al quarto modulo, ossia allo Stereo Chorus Delay. Questo è un modulo che può funzionare sia come chorus sia come un delay di tipo slapback. Nel mio caso preferisco utilizzarlo come chorus e come doubler, dal momento che come delay utilizzerò il modulo successivo, ossia lo Stereo Echo. Attiviamo il chorus semplicemente accendendo il blocco chorus 1. Qui il primo parametro che troviamo è Sweep Speed, che ci permette di regolare la velocità di oscillazione della modulazione. Possiamo partire da un massimo di 1 Hz fino ad un minimo di 1/4 di Hz, ossia 0,250. Per fare ciò ci basta regolare il controllo rate del chorus. Io l'ho impostato a 0,500 perché è il valore di default che troviamo nel Rockman Stereo Chorus. Possiamo poi attivare lo switch Long Chorus andando a selezionare il canale B.
Si noti che il canale destro è sempre dry, mentre l'unico ad essere modulato è il canale sinistro. Questo è voluto, è così che funziona anche l'originale Rockman Stereo Chorus. Con il pulsante Mod Select possiamo scegliere se utilizzare lo Stereo Chorus in modalità Chorus o in modalità Delay. Per fare questo ci basta semplicemente spegnere il blocco Chorus e attivare il blocco Delay 2. In questa modalità l'oscillazione della modulazione è spenta e potremo semplicemente selezionare il ritardo del canale sinistro, partendo da un minimo di 20 millisecondi fino ad un massimo di 200 millisecondi. Per fare ciò ci basta agire sul controllo Time. Per comodità sui canali A, B, C e D ho impostato dei valori comuni. Naturalmente possiamo modificare i parametri feedback e delay volume agendo su master feedback e sul controllo level. Arriviamo dunque alla sezione output mix che ci permette di scegliere come i due canali debbano uscire dallo stereo chorus. Per fare ciò dobbiamo selezionare il blocco mixer e utilizzare i canali A, B, C e D che corrispondono rispettivamente alle 4 modalità wide, normal, equal e subble. Le prime due modalità, wide e normal, sono stereofoniche, mentre le ultime due modalità, equal e subble, sono monofoniche. In A, ossia in modalità wide, i due canali destra e sinistra sono completamente separati. In B, ossia in modalità normal, i due canali sono separati solo del 60%. In C, ossia in modalità equal, i due canali si trovano entrambi centrati e di pari intensità, dunque siamo in mono. Infine in D, ossia in modalità subble, i due canali sono sempre centrati, ma il canale sinistro, quello con la modulazione attiva, ha un livello di uscita esattamente della metà. Naturalmente possiamo utilizzare questi controlli anche con l'utilizzo in modalità delay. Veniamo ora al Rockman Stereo Echo, che di fatto è un serial to tap delay, dove il delay time del canale sinistro è sempre 3/5 rispetto al destro. Qui possiamo regolare i valori da un minimo di 75-125 ad un massimo di 300 e 500. Attiviamo dunque il delay semplicemente accendendo il blocco delay 1 e qui troveremo sul canale A i valori di ritardo minimi 75 e 125. Sul canale B i valori medi 150 e 200 e sul canale C i valori massimi 300 e 500.
Infine possiamo regolare i controlli feedback e i controlli echo volume semplicemente andando ad agire sul master feedback e sul mix. Dunque così è come ho strutturato il mio preset e così è come deve essere utilizzato. Voglio però informarvi che all'interno del pacchetto ho inserito un secondo preset che ho chiamato Robbie Rocks Settings, nel quale ho realizzato 8 scene che riproducono esattamente gli 8 programmi che ho realizzato nel mio Rockman MIDI Octopus, che è uno switcher controllabile via MIDI. Dunque in queste 8 scene ho replicato fedelmente gli 8 suoni che io utilizzo qui in studio. Vi faccio sentire qualcosa. Spero dunque che questo mio preset vi piaccia, è disponibile sul mio sito www.robirocks.it per Fractal Axe FX3, Fractal FM9 e con le dovute modifiche anche per Fractal FM3. Ciao!